Ciao, benvenuto in questo nuovo filmato di formazione del back office di Dynasty of Freedom, in cui ti voglio mostrare una funzionalità importante che abbiamo inserito di recente, ancora non completa in questo momento, per cui questo sarà il primo di due filmati che riguardano la piattaforma di Forex integrata. Abbiamo potuto fare questa piattaforma integrata nel nostro back office grazie alle funzionalità del processore di pagamento che abbiamo integrato in back office, che si chiama appunto Uphold. Perché abbiamo potuto farlo? Perché Uphold ha delle caratteristiche ben precise e rivoluzionarie, se vogliamo. Uphold è un conto online che tratta Bitcoin, ma ha una caratteristica, se non lo conosci ti do due dati. Ecco, sono entrato qui in un'interfaccia di un conto così, di test di Uphold, in cui puoi vedere la sua caratteristica principale, che ti permette di mettere i tuoi bitcoin e associarli a una valuta. Per esempio, facciamo un esempio pratico, vedi ci sono 24 valute comprese anche dei metalli preziosi. Tu puoi prendere il tuo bitcoin, se ce l'hai lì fermo, e metterlo ad esempio in dollari. Ad esempio le commissioni che paghiamo in Dynasty of Freedom paghiamo mandandole sulla carta dollari, per cui se tu hai guadagnato un bitcoin ti arrivano 500 dollari, che in realtà sono un bitcoin. La differenza è che quel valore di 500 dollari rimane fisso sempre 500 dollari. Questo così noi facciamo i pagamenti basati sulla moneta fiat, diciamo così, però in realtà sono sempre bitcoin. Tant'è che tu poi li puoi trasferire. Ecco, noi abbiamo usato da una carta all'altra, abbiamo usato proprio questa facilità che ci permette il conto Uphold di trasferire da una carta all'altra nostra, quindi perché sono tutte nostre, quello che abbiamo di totale è nostro e che abbiamo nel nostro conto, quindi noi possiamo trasferire da un conto all'altro, e Uphold ci applica il cambio migliore che c'è in quel momento in automatico. Allora noi l'abbiamo integrato grazie appunto all'API, l'Application Program Interface che utilizziamo di Uphold, e nel nostro back office quindi è tutto integrato, insomma tu non te ne accorgi neanche. Naturalmente devi fare il collegamento, che adesso non ti sto a far vedere in questo filmato, ma ti faccio vedere che se tu vai qua nella formazione, attivazione Uphold, devi seguire la procedura per integrarti con Uphold nel tuo back office. Se hai poi difficoltà chiama il supporto tecnico, il tuo sponsor eccetera. Allora ti faccio vedere come funziona. In questo primo filmato parliamo del setup, quindi della configurazione, che si seleziona appunto in questo menu attività fact setup che abbiamo fatto ora, e ti mostrerò come, quindi un setup generale, e poi come si fa diciamo, il forex manuale, chiamiamolo così, perché noi abbiamo una versione autopilot e una versione invece dove devi essere te a fare i cambi sulle varie valute che vuoi transare. La versione autopilot appunto riguarderà appunto il prossimo filmato. Allora, la configurazione è abbastanza, diciamo, semplice ma abbastanza anche dettagliata, per cui noi abbiamo diversi periodi. Questo vale chiaramente, per cui adesso non ne parlo, riguarda l'autopilot. Possiamo impostare, quindi guardiamo le configurazioni che riguardano soltanto il setup diciamo così, del trading manuale che tu fai, quindi con la tua presenza fisica, e la fai in questo modo. La prima cosa comunque che è da fare in ogni caso, sempre per tutti, è di abbinare una carta tra quelle che hai del tuo conto Uphold, che tu vedrai qua, le selezioni quella che ti interessa, e poi qui vedrai l'indirizzo della carta e la carta che hai selezionato e quanto hai dentro quella carta. Chiaramente se fai le operazioni io consiglierei di creare una carta nuova dedicata alle operazioni di trading e spostare su quella carta l'esatto importo che vuoi, su cui vuoi lavorare, così almeno se c'hai il conto principale lo lasci lì, e quello invece che vuoi usare per le transazioni ti fai una carta. Puoi crearti quante carte vuoi, anche più carte in dollari se vuoi, no? Quindi noi abbiamo anche messo qui nel menu Uphold, dove ci sono le tue Uphold card, la possibilità di fare operazioni, creare una nuova card, fare trasferimenti, fare le stesse operazioni sostanzialmente che puoi fare dentro il conto di Uphold. Questo comunque è un altro tipo di informazione. Allora, quindi hai già creato la tua carta su cui vuoi fare transazioni, hai già trasferito i tuoi bitcoin, quindi nella valuta che sarà sempre dollari, perché la carta su cui dobbiamo lavorare come base sarà dollari.
per cui tu avrai una carta dollari dove metti i tuoi bitcoin e quindi avrai un ammontare in dollari che dipenderà dal cambio. In questo momento ci sono 326 dollari su questa carta, 26. Primo punto. Seconda cosa da sapere è questa, percentuale massima utilizzabile. Quando vengono fatte transazioni di acquisto o di vendita, tu puoi scegliere una percentuale da utilizzare sull'importo che è disponibile nel conto, nella carta che tu hai scelto. Quindi puoi fare tutte le transazioni al 100%, vuol dire che ogni volta che fai una transazione viene spostato tutto, per cui devi poi vendere qualcosa per poter rifare un'altra transazione perché l'hai svuotato, altrimenti puoi fare delle più transazioni, magari metti il 25% per ogni transazione e così puoi fare più compra-vendite, diciamo, non dell'importo totale. E questa è la seconda cosa. Terza cosa è la scelta delle valute su cui fare il tuo trading, quindi le coppie delle valute su cui tradare. Ne abbiamo dato la possibilità di farne fino a 10, però questo vale per l'autopilot. Per il manuale puoi farlo soltanto su, credo, vediamo da me, sulle prime 3, questo perché dipende da questi pulsanti, quindi puoi sceglierne 3 diverse, pure puoi cambiare ogni volta, ma non conviene sceglierne 3 che puoi utilizzare, o anche una sola ovviamente. E a questo punto, una volta per fare la scelta, cosa devi fare? Devi andare a scegliere tra tutte le coppie che riguardano dollaro con euro, dollaro con bitcoin, dollaro con sterlina, dollaro con, quindi una di quelle, li vedi qua nella lista, non puoi scegliere bitcoin con euro, deve sempre collegato con dollaro, questo per una facilità che è anche per il fatto che la società Apple è americana, per cui facilita un po' questo tipo di cambi. Allora, quindi scegli la tua coppia, ad esempio in questo caso è BTC US dollar, quindi il cambio tra Bitcoin e dollaro. Questa è la scelta che abbiamo fatto. Qui vedi Bit e Ask, qua ti fa vedere il valore in questo momento di acquisto e di vendita. Quindi questo qua è il prezzo di vendita, il Bit, e l'Ask è il prezzo di acquisto, che ti servono per regolarti in questo momento l'operazione che puoi fare, nel senso che se tu fai un acquisto e una vendita sai che acquisterai o venderai. Come fai a fare l'acquisto o vendita? Vedi, ho scelto 25, buy now mi dice che è il 25%, per cui se faccio un buy in questo momento, che magari io non voglio fare perché vedo che è 4,93 e potrebbe essere interessante andare a fare una vendita. Quindi selezionato il cambio, a questo punto devi scegliere quale carta usare per il cambio Bitcoin dollaro, cioè quando verranno fatte delle operazioni verranno trasferite. Qui io ho scelto questa che ho chiamato Forex, scegli chiaramente sempre dalla lista. In questo caso devi scegliere, se hai scelto il BTC US dollaro, devi scegliere una carta che è abbinata al Bitcoin, non puoi scegliere una carta che non è abbinata al Bitcoin perché l'ho scelta qui. Quindi in questa posizione qui ho selezionato Bitcoin US dollar e devo fare una scelta con una carta Bitcoin. Qui mi fa vedere quanto ho in Bitcoin e qua mi fa vedere quanto ho in dollari. A questo punto posso scegliere se il cambio mi sembra interessante per cominciare, e qua è una cosa che utile, ti sarà utile poi man mano, di vedere sempre l'ultima volta che hai fatto una vendita, qual è il prezzo che hai venduto, e l'ultima volta che hai fatto un acquisto, per cui se io ho fatto un acquisto a 4,48 dico boh, mi può essere interessante fare ancora un po' di vendita, perché in questo momento tra l'altro il punto è abbastanza alto, per cui fai una vendita, dico ok, vendo il 22, facciamo il 20%, ecco, facciamo una vendita del 20% di quello che io ho nel conto Bitcoin, faccio vendi. Allora, stai per vendere dalla carta Forex a CTX 0,091 Bitcoin, che corrispondono al 20% del totale che c'è su quella carta, che in dollari in questo momento sarebbero 45,1, eccetera eccetera, col cambio di 4,94. Allora dico sì, accetto. Quindi completata la transazione tu vedrai che il conto dove sono stati convertiti i bitcoin, quindi avrà il suo nuovo valore aggiornato, e il conto che conteneva i suoi bitcoin avrà il suo valore appunto aggiornato leggermente inferiore, quello che è, insomma, vuol dire che abbiamo transato una cifra abbastanza piccola, e avrai qui il valore dell'ultimo cambio reale, perché nel momento in cui lo fai ci possono essere quello effettivo che è stato usato e quello che tu vedi qua, quindi l'ultima volta che è venduta a 4,92. Basta, questo è le operazioni, quindi lo puoi fare sulla seconda, sulla terza, quello che puoi fare per quanto riguarda l'acquisto
e la vendita manuali. Vediamo poi nel prossimo filmato come attivare le impostazioni e come funziona invece l'autopilot, cioè che le operazioni verranno fatte in automatico dal sistema. Direi che abbiamo finito, quindi ci vediamo nel prossimo filmato dell'autopilot. Ciao e buona giornata.